Salve a tutti e a tutte, sono Valerio Gatto Bonanni, un freelance, regista teatrale, sono un professionista nell'attivismo creativo e ho lavorato per associazioni e movimenti da circa una decina d'anni. Questa lezione fa parte del progetto Co-Impact, perciò iniziamo. Se non è divertente, non è la mia rivoluzione. Questo è un po' lo slogan che manda avanti questo tipo di corso, ma in generale l'artivismo o comunicazione guerriglia. Appunto, questa lezione è sull'artivismo e comunicazione guerriglia. Artivismo perché è la crasi tra arte e attivismo e le due diciamo, discipline si uniscono. Comunicazione guerriglia è un altro modo per chiamarla, degli anni 80-90, e useremo di più questo termine in questo caso specifico. Iniziamo con un po' di teoria. Quali sono i fini della comunicazione guerriglia? Sicuramente è cambiare la società. Non ci piace con le disuguaglianze che ci stanno, non ci piace per i gruppi di potere che portano questa società e le persone a non vivere bene. E poi sicuramente è mettere in discussione il potere dominante, mettere in discussione i valori individualistici di sfruttamento che ci sono in questa società. L'altro serve come una tecnica, come una metodologia per rafforzare una singola campagna. La campagna è fatta di tante strategie, di tante tecniche, e questa della comunicazione guerriglia è uno degli strumenti che viene usato. L'altra cosa invece per i movimenti, ma anche per le associazioni, la comunicazione guerriglia e l'artivismo servono per dare un po' di frizzantezza, per essere seducenti, come dire, per avvicinare di più le persone alle tematiche che portiamo. Perché la chiamiamo guerriglia? Sicuramente è una parola in questi momenti non felice, non ci piace, e siamo la maggior parte di noi pacifisti, però rende bene l'idea, la parola guerriglia rende bene l'idea del senso di quello che andiamo a fare. Guerriglia perché ci sono poche risorse in senso pochi soldi spesso a disposizione, non siamo delle multinazionali che sfruttiamo e quindi possiamo avere tanti soldi a nostra disposizione, spesso si lavora in piccoli gruppi e spesso quando andiamo a fare un'azione lo scontro cerca di non essere frontale verso la polizia, verso altre situazioni, ma quindi opera in maniera laterale. Utilizza il tempo e lo spazio degli altri. Immaginiamoci dentro una conferenza stampa, noi interrompiamo la conferenza stampa organizzata da qualcun altro usando quei giornalisti che sono là per un altro scopo e noi quindi usiamo quel tempo e quello spazio organizzati da qualcun altro. Spesso ha l'appoggio della popolazione, delle persone, la tolleranza delle persone che in qualche modo ci sostengono, ci possono aiutare. E poi è una guerra di segni linguistici. Ora andremo a specificare meglio cosa vuol dire questa cosa, ma noi operiamo nell'ambito del cambiamento linguistico-culturale. Quindi è una vera e propria guerra tra fazioni diverse su cosa si intende, diciamo, la grammatica culturale della società in cui viviamo. Cosa non è un corso di comunicazione guerriglia? Non è fare guerriglia marketing, quindi non è vendere un prodotto in maniera simpatica, accattivante, in maniera non convenzionale. Non è fare tanti flash mob. Lo scopo è rafforzare una campagna, lo scopo è cercare di cambiare la società, di salvare il mondo, ma non è fare flash mob per fare flash mob.
E quindi non è spettacolarizzare le lotte. Le lotte sono lotte sui diritti, sul cambiamento climatico, ma questo non vuol dire renderle, teatralizzarle per il gusto di teatralizzarle. Sicuramente viviamo in una società dello spettacolo, sicuramente l'estetica è molto importante nella nostra società, ma dobbiamo stare molto attenti a qual è il nostro focus. La grammatica culturale. Accennavo prima alla grammatica culturale, è fondamentale quando parliamo di artivismo e comunicazione guerriglia capire questo concetto. La nostra vita è fatta di segni linguistici convenzionali. Lo stringere una mano, il fatto che io sono qua seduto e non in piedi o non sdraiato a terra, sono dei segni culturali della grammatica culturale. Il fatto che io uso certe parole e non altre, sono tutti segni linguistici che stanno dentro questo grande cappello chiamato grammatica culturale. Spesso, anzi la maggior parte delle volte, sono delle ritualità ormai accettate, convenzionali, che noi diamo per scontate, ma noi quando andiamo a fare un'azione, per un attimo provochiamo un momento di sfasatura. Sempre quell'esempio sulla conferenza stampa. Ha una certa forma, è frontale, le persone stanno sedute in un certo modo. Noi nel momento in cui ci ansiamo, magari con un cartello, magari vestiti da unicorne, in quel momento rompiamo quella ritualità accettata della grammatica culturale della conferenza stampa. Oppure possiamo creare noi una conferenza stampa, magari per parlare dell'inquinamento delle acque, possiamo organizzare noi una conferenza stampa sopra un battello sul fiume mentre pagaiamo, e quindi creiamo un altro tipo di grammatica culturale, in questo caso della conferenza stampa. Altra questione fondamentale è che noi operiamo nello spazio pubblico. Lo spazio pubblico è uno spazio performativo. Questo ci dà una marea di possibilità di muoversi, di agire. Ogni spazio pubblico è uno spazio dove noi possiamo fare delle azioni. Le città sono piene di simboli. Immaginiamo una piazza, immagina una strada, la fermata dell'autobus, le poste. Sono tutti luoghi dove noi possiamo agire delle cose. Quello spazio è uno spazio fatto di una grammatica culturale. Immaginiamo una piazza dove magari c'è la chiesa, c'è un palazzo di una multinazionale con sopra un logo che racconta il suo brand. Ecco, quello è uno spazio performativo che noi possiamo agire, quindi possiamo scalare il palazzo, possiamo salire all'ultimo piano e coprire o mettere della vernice sopra quel brand, oppure alla fermata di un autobus. La fermata di un autobus è uno spazio pubblico, ma io lì potrei fare del teatro invisibile, potrei appiccicare dei manifesti sopra le pensiline, potrei iniziare a fare un comizio alla fermata dell'autobus. Questo dà delle grandissime opportunità di azione, perché ogni spazio pubblico è uno spazio performativo. L'altro elemento è su come operiamo. A me personalmente piace molto la conicità, quindi se noi cerchiamo di avere un linguaggio che sia divertente e siamo seducenti, siamo accattivanti, riusciamo a cogliere la curiosità delle persone, perché la comicità, come insegna Pirandello, come insegna una grande scuola sulla comicità, la comicità è scioccante, è scandalosa, e quindi prima ti scandalizza, prima ti sciocca e poi ti fa riflettere, e provoca anche un moto di energia interno. Altro elemento, la follia artistica e la mossa del cavallo. Noi consideriamo spesso che l'elemento artistico è un elemento che fa fare uno scarto nello spazio e nel tempo, nella comprensione delle persone. Che vuol dire? Che è come la mossa del cavallo negli scacchi. La mossa del cavallo negli scacchi non è simmetrica, è composta di due parti, una più breve, una più lunga, non è lineare, non è come l'alfiere o la torre che vanno su delle linee, con delle linee ben precise, ma opera dei salti. Quindi in questo caso la nostra follia artistica, la nostra follia creativa fa fare dei salti
agli ostacoli che abbiamo davanti. Gli ostacoli sono quelli spesso dei media, sono quelli del potere che ha appunto più soldi di noi e manipola l'opinione pubblica. Quindi noi riusciamo a fare questa mossa del cavallo, perché lo dobbiamo tenere bene a mente che il potere è stupido e quindi non si aspetta questo cavallo che salta le sue difese. Il potere è stupido, si sente potente e quindi c'è anche un moto di arroganza interno, ma essenzialmente è abitudinario, ha uno status quo che pensa di essere quello continuo, perenne, nei secoli dei secoli, e quindi questa cosa nel momento in cui c'è qualcosa di eccentrico, di stravagante, che entra nel loro ritmo, nei loro tempi, rompe le sue difese, le scavalca come la mossa del cavallo. Perciò noi con la nostra mossa del cavallo andiamo a rompere le loro abitudini. L'effetto dello straniamento. Come dicevo, all'interno di questa grammatica culturale noi andiamo ad operare dei momenti di sospensione. C'è un'abitudine corrente, a noi a un certo punto saltiamo, a un certo punto creiamo un qualcosa che non c'entra nulla con quella realtà, ed è in questo picco di cambiamento di realtà che noi facciamo comunicazione guerriglia, che noi operiamo un momento di informazione, un momento di inaspettata sorpresa. Quindi facciamo un momento di confusione nel reale, creiamo delle domande nelle persone e al tempo stesso sveliamo l'oppressione che c'è dietro. Svelando l'oppressione comunichiamo, parliamo delle nostre campagne, dei nostri temi, dei diritti che mancano, e quindi avanziamo rispetto alla comunicazione dominante. Al tempo stesso noi capovolgiamo le regole che sono date. Sembrano delle regole fisse e continue, invece noi le proviamo a rompere e magari a forza di romperle, diventano nuove regole che proviamo a dettare noi, che comunque modifichiamo noi le regole date per avere uno spostamento, un cambiamento sulla società. E questo succede appunto quando capovolgiamo un evento pubblico. C'è sempre l'esempio della nostra fantastica conferenza stampa. Noi capovolgiamo quell'evento pubblico che è stato determinato da altri e provochiamo un effetto di straniamento, perché immaginiamoci con l'unicorno che entra dentro e là c'è un momento di straniamento portando i nostri contenuti. Quando fare un'azione? C'è un tempo giusto. Ma qual è il tempo giusto? C'è il momento giusto per il clima culturale in cui viviamo. C'è un momento giusto per le notizie della settimana o della giornata. E poi c'è il tempo giusto, come fanno gli illusionisti, che ti fanno guardare in un punto ma intanto con l'altra mano agiscono. Queste sono le varie modalità dei tempi giusti, il tempo giusto. Poi c'è l'associare simboli diversi, li chiamo oggetti feticcio. Se pensiamo a una manifestazione, se tutti quanti noi abbiamo magari in questa manifestazione delle paperelle oppure degli ombrelli, quello sarà l'oggetto della manifestazione, il nostro oggetto feticcio, quindi un simbolo che sarà carico di significati e che poi andrà nella nostra comunicazione, che poi girerà, che poi sarà esso stesso prenderà vita. Quindi usare degli oggetti feticci che sono dei simboli è fondamentale. Oltre ai nostri oggetti feticci ci sono gli oggetti feticci che noi poi andiamo a sporcare. I brand delle multinazionali, delle società sono degli oggetti feticci. Nel momento stesso in cui noi li andiamo a sporcare, a colorare, gli andiamo a dare dei significati sopra, quello sarà un oggetto feticcio che verrà modificato e diventerà un nuovo oggetto feticcio dove le regole le dettiamo noi. Quando noi andiamo a fare un'azione c'è una questione che è una domanda aperta: chiedere o no il consenso delle persone che si trovano a vivere passivamente questa azione? Sicuramente ci sono coloro al quale è destinata questa azione e non c'è niente da chiedere, però i passanti, coloro che subiscono in qualche modo degli effetti collaterali, per esempio bloccare una strada, c'è bisogno di chiedere consenso o non chiedere consenso?
È una domanda aperta, dipende dalla modalità in cui viene fatto, dipende dalla violenza che noi mettiamo in atto, dipende dal clima culturale che c'è, dipende da molti fattori, dipende anche dalla voglia di provocazione e di scandalo che come gruppo noi ci assumiamo. È di per sé una domanda aperta che non ha delle risposte immediate e facili. L'altra questione finale è: organizziamoci, creiamo, perché tutti possono creare, tutti possono agire, e questo dà una grandissima libertà. Innanzitutto organizziamoci sul medio-lungo termine. Non dobbiamo pensare solo alla singola azione del singolo momento, ma cerchiamo come gruppi, come associazioni, come movimenti di stare su un tempo medio-lungo. Pensiamo una collanina di azioni da fare una dietro l'altra, perché così ci dà una panoramica sul medio-lungo termine, che è quello che ti permette di avere un respiro ampio. L'altro, quando andiamo a fare un'azione, facciamo il sopralluogo. È la base. Andiamo a vedere come è fatto il luogo, quante persone, andiamo a vedere di giorno, di notte, di sera. L'altra cosa fondamentale è: date dei bei titoli alla vostra azione, alla vostra campagna. Le parole sono importanti, le parole cambiano la realtà. Quindi quando pensate a un titolo, alla vostra azione, alla vostra campagna, spaccatevi la testa, fate un bellissimo brainstorming, perché quello cambierà tutto. Ecco, adesso andiamo a vedere un po' di tecniche, un po' di modalità, un po' di forme di queste azioni. Una delle prime è la contestazione creativa. Come si contesta? Contestiamo, certo, sì, ma con l'ironia e il tempo giusto. Questa in particolare, che vi racconto brevemente, era organizzata dal Teatro Valle Occupato durante un'assemblea organizzata da Confindustria, e parlava di cultura accessibile per tutti, ma in realtà loro volevano solo fare profitto e privatizzare la cultura. In questo teatro a Roma c'erano ministri, Presidente della Repubblica, sindaci, e noi come gruppo ci eravamo messi nei vari livelli del teatro e ci alzavamo in piedi, facevamo una domanda e poi ci risiedevamo. Quindi non avevamo uno scontro frontale, ma facevamo una domanda specifica, interrompendo nella pausa giusta il ministro, e poi ci risiedevamo, in modo tale che quel momento frontale in cui i ministri parlavano delle sorti bellissime che la cultura privatizzata poteva portare, noi entravamo nelle loro discorsi, e quindi era diventata un'assemblea dove a un certo punto le persone applaudivano i nostri interventi. Questo perché non stavamo in uno scontro frontale, ma entravamo e uscivamo, entravamo e uscivamo. Un altro esempio di contestazioni creative è, in questo caso, a Draghi, quando era presidente della Banca Europea, era il lancio di coriandoli, salire sopra il tavolo dove faceva la conferenza stampa e lancio di coriandoli, e poi distribuendo chiaramente dei volantini, il loro comunicato stampa. Un altro esempio di contestazione creativa, che è un grande classico che io adoro, è il lancio della torta in faccia. Una bella torta in faccia con la panna al politico, al manager che combinano guai, che provocano diseguaglianze, eccetera, eccetera. Lo umilia, quel momento lo fa diventare piccolo, lo riduce a piccolo, e lì noi vinciamo. E oltre al lancio dobbiamo essere molto rapidi nella reazione che lui ha, perché se magari lui l'assaggia ha un'ottima reazione, ma magari gliene lanciamo un'altra, oppure lì siamo pronti a tirar fuori un cartello e a portare un'altra nostra rivendicazione. Altra tecnica: il nome multiplo. Il nome multiplo è un mito collettivo. Pensiamo al subcomandante Marcos. Tutti erano il subcomandante Marcos, perché avevano l'oggetto feticcio del passamontagna nero. Tutti parlavano come lui, tutti erano lui, tutti erano alla pari. Stessa identità per tutti vuol dire orizzontalità, e quindi una grande massa di persone che portano avanti un tema e una rivendicazione. Un altro mito collettivo, Super Barrio, che lo potete vedere qui nel video. Lui aveva il costume da
da wrestler, siamo in una città del Messico, e lui era contro la privatizzazione delle case, per il diritto della casa alle persone che non ne avevano, e quindi si sommava su di lui tutto il movimento della lotta per le case. E quindi vestito da wrestler, con la maschera, con vestito, con il mantello, era il frontman di un movimento molto più grande, ma non si sapeva la sua identità. Tutti potevano essere Super Mario. Un'altra tecnica è il subvertising, cioè trasformare e rigirare il senso della pubblicità. L'abbiamo visto in tantissimi esempi, in tantissimi modi, ormai fa parte del nostro immaginario, ma noi se prendiamo una pubblicità e cambiamo il brand, cambiamo il logo, cambiamo il claim di quella pubblicità, noi abbiamo rigirato, abbiamo modificato, e quindi un effetto di straniamento di quella pubblicità che è sempre stata conosciuta per quelle cose, invece noi la rigiriamo completamente. Uno dei gruppi molto bravi che lo fa da tanto tempo si chiamano Brandalism e stanno in UK, e loro hanno proprio un tutorial su come aprire le pensiline degli autobus della metro con una certa chiave inglese, per poi poter mettere dentro il manifesto che hanno fatto loro, richiudere la pensilina, e soprattutto quando lo fanno hanno in gilet, come fossero gli operai, perché in quel caso tu stai creando un'altra identità e non ti fai scoprire. I fake sono prendere l'identità di un altro per rafforzare le nostre idee, e spesso fai svelarle, cosa che invece non fanno i fake dell'estrema destra, che sono solo dei fake per creare fango e creare, rimestare nel fango senza svelarli, quindi con uno scopo assolutamente tossico. Invece i nostri fake che noi creiamo, tranne quando ci servono per fare delle azioni come appunto quella di appiccicare dei manifesti sulle pensiline di un autobus e così via, spesso i nostri fake poi vengono svelati, in modo tale che poi noi così comunichiamo 2 volte. Breve esempio, una ONG belga affitta un ufficio a Bruxelles e crea una banca finta, una banca guerrafondaia, una banca che investe in fossili, e lo dichiara apertamente alle persone, ai clienti. Dura una settimana, provoca scandalo, notizie sui TG, ma a un certo punto fanno una conferenza stampa in cui svelano quel fake, in modo tale che loro hanno comunicato 3 volte, prima scandalizzando con il fake, poi creando come dire l'hype, e poi svelando e quindi riportando poi i loro contenuti. Teatro invisibile. Teatro invisibile è un'altra tecnica che nasce dal teatro dell'oppresso, dai movimenti brasiliani. Teatro invisibile, in questo caso noi abbiamo creato un tutorial per le trivelle durante il referendum No Triv del 2016, se non mi sbaglio. In quel caso noi abbiamo chiesto alle persone di andare a fare delle telefonate per la loro nonna, una nonna immaginaria sorda, e quindi noi con le nostre telefonate andavamo nell'ufficio postale, al supermercato, e ad alta voce, parlando con la nonna, che è la sorda, poverina, andavamo a dirgli: devi andare a votare per il referendum, sì, le trivelle sono importanti, eccetera eccetera. Ma quello non era dichiarato, non era un teatro dichiarato, era invisibile proprio perché il pubblico era inconsapevole. Un'altra tecnica sono le manifestazioni, quelle alternative, cioè delle manifestazioni leggermente diverse. Innanzitutto una manifestazione è come un serpente lungo fatto di tanti puntini con una testa e una coda. In testa spesso, o anche durante il corteo, ci sono i nostri oggetti feticcio, pensiamo alla paperella o pensiamo agli ombrelli bianchi, pensiamo a vari oggetti feticcio che devono stare in testa al corteo, perché in testa al corteo ci sono i fotografi, ci sono i media che vorranno fotografare, vorranno vedere la manifestazione, e quindi più sono davanti, insieme allo striscione, insieme ai messaggi, ai cartelli che portiamo, più sono in testa questi oggetti, meglio è, perché riusciamo a comunicarli meglio. Una delle manifestazioni alternative più interessanti, secondo me, è stata fatta a Ginevra in occasione del referendum per il reddito di cittadinanza, e in quel caso era una manifestazione di robot. I robot dicevano:
vogliamo il reddito di cittadinanza per gli umani, così lavoriamo noi robot e lavorate meno voi umani, vi sfruttano di meno, quindi noi robot siamo per il reddito di cittadinanza. Di manifestazioni alternative ce ne sono tantissime, di tutte le forme e di genere. L'uso degli spazi pubblici. Ogni spazio pubblico è uno spazio performativo, quindi noi immaginiamo un blitz in un luogo pubblico e simbolico e poi lo sintetizziamo in una foto in video. Per esempio una statua è un oggetto simbolico al quale noi magari possiamo mettere in mano un cartello, in mano una maschera antigas e comunicherà la nostra istanza, quindi quella statua diventerà parte della nostra campagna, diventerà partigiana della nostra campagna. Ma anche per esempio un fiume può essere parte di uno spazio pubblico se noi lo coloriamo, come è stato fatto in Francia ma anche in Italia, con degli oggetti, con delle sostanze chimiche che non inquinano. Lo stesso fiume diventa uno spazio pubblico che viene cambiato, che ha un effetto straniante. Anche srotolare uno striscione in un palazzo del potere vuol dire usare lo spazio pubblico dentro uno stadio o dentro appunto, su un palazzo del potere. Le occupazioni. Le occupazioni, se sono simbolico permanenti, danno un forte impatto, una forte comunicazione, perché quei luoghi spesso non li consideriamo inviolabili o impossibili da violare. E invece c'è chi l'ha fatto, chi ha occupato per solamente 2 minuti una banca, facendo una festa dentro una banca per poi andarsene e lì in questa festa dicevano: noi vogliamo chiudere il nostro conto perché questa banca è una banca corrotta. E questo è successo in Spagna. Oppure c'è chi ha occupato un grattacielo a Milano per svariati mesi, un grattacielo abbandonato, e quindi noi andiamo addirittura a occupare un luogo enorme con un grattacielo. C'è chi occupa l'assessorato, come fecero quelli del Teatro Valle Occupato, facendo una seduta spiritica, perché l'assessora non voleva parlare con gli attivisti di questo gruppo e quindi loro l'hanno occupato, hanno fatto una seduta spiritica dicendo: quando vieni assessora, ti chiamiamo, e poi se ne sono andati. Quindi le occupazioni possono essere simboliche, brevi o anche lunghe e permanenti. Anche bloccare una strada fa parte di un tipo di occupazione, un'occupazione simbolica e breve. Un'altra tecnica è la street art, chiaramente conosciutissima, ma se noi la pensiamo come strumento che non usa solo i muri, che già sono molto importanti, ma può usare anche le pavimentazioni, può usare i pali, può usare diversi elementi che ci vengono in mente, che la creatività ci fa venire in mente, diventa uno strumento di comunicazione molto potente. Poi ci sono le azioni che sono delle vere e proprie performance. Come dicevamo, fare una conferenza stampa tramite una performance, come questa per esempio, in cui sempre per il referendum contro le trivelle noi in una piazza del centro, al Pantheon, abbiamo inscenato il petroliere che sputa fuoco e poi invece arrivano gli attivisti, muovono il mare e portano avanti il loro striscione. In questo caso noi subito dopo abbiamo risposto alle domande dei giornalisti, abbiamo dato le cartelle stampa, per cui l'azione diventa, la performance diventa l'elemento, in questo caso spettacolare, per comunicare le nostre tematiche. E poi c'è un'altra tecnica ancora, che è quella degli scherzi, le marachelle, le candy camera, che sono tutte modalità più giocose, più ludiche, ma altrettanto forti, altrettanto che vanno a lavorare altrettanto contro le nostre oppressioni per le nostre tematiche. Ci sono tante modalità di fare degli scherzi, appunto come dicevamo, dalla torta in faccia, oppure dal vestirsi da un personaggio di fantasia e andare a fare i buffoni in giro. Buffoni che però poi vengono portati tramite social e quindi spiegano il nostro motivo. Quindi abbiamo magari un elemento molto comico, molto divertente, ma poi i contenuti che andiamo a portare invece sono molto severi e molto giusti.
Un'altra tecnica è il videomapping. Videomapping che indubbiamente ha bisogno di più tecniche, più risorse per organizzarle, ma il videomapping è molto comodo perché ti permette da lontano di creare un video, una scritta su un palazzo del potere, su un palazzo istituzionale, sopra il palazzo di una multinazionale, e lì puoi documentare, puoi denunciare e poi te ne puoi andare senza problemi. E non ci sono praticamente effetti collaterali, perché è semplicemente un fascio di luce che va a denunciare la nostra vertenza, ma non provoca nessuna conseguenza sul palazzo, non lo va a deturpare, non lo va a fare niente. Tutte queste tecniche che vi ho raccontato è molto fondamentale, per poterle realizzare bene, fare un punto legale con un avvocato, in modo tale che noi siamo coperti su quali sono i possibili rischi che abbiamo, c'è consenso nel gruppo, sappiamo cosa andiamo incontro, cosa è legale, cosa non è legale, quali sono le responsabilità che ci prendiamo, e quindi possiamo lavorare in serenità. Vi ho dato solo una serie di piccoli esempi di quello che si può fare. Gli esempi e le azioni che sono state fatte in Italia, in Europa, nel mondo sono tantissimi. Vi lascio una bibliografia e una videografia e una serie di foto delle varie azioni fatte in giro per il mondo che ho collezionato e che è giusto che voi possiate rivedere con calma. E quindi io vi saluto, organizziamo la rabbia, diamo allegria. E quindi buona lotta a tutti e a tutte.